Benissimo, come da tua richiesta ho fatto partire la registrazione a tua insaputa. Bravo, bravo. Niente Quindi, di preparato perché tanto siamo qui esatto. a chiacchierare. In mezzo a noi, architetto Gabriele Tontini, il No, ma signor... ti dico perché, Aspetta, Carlo, aspetta, scusa. Vabbè, finisco, vai, finisco le finisci. presentazioni. Il signor Architetti Freelance, quindi il blog, non blog, a questo punto piattaforma e academy, dove te, architetto, insegni ad altri tuoi colleghi professionisti le dritte, i segreti e le strategie per poter muoversi nel mondo, diciamo, Beh, odierno. insegno a un parolone, Carlo, cioè io faccio vedere Condividi. quello che poi, esatto, condivido mi piace di più, perché alla fine ormai, diciamo, quello che era iniziato un po' come un gioco, come una cosa, diciamo, pare brutto dire passione oggi, no? Perché poi sennò sembra sempre, no? Perché guadagni con le tue passioni, che poi è un po' una cazzata in realtà. Però a parte questo, diciamo sì, effettivamente quello che era il marketing, la comunicazione all'inizio era un po' una mia passione, no? Prima di diventare quello che oggi è, diciamo, il mio lavoro, nel senso che a un certo punto mi sono reso conto di questa cosa, cioè che mia moglie, che è architetta, anche lei, comprava in continuazione riviste sul design, sulla casa, e stava sempre a leggere, diciamo, di argomenti riguardanti l'architettura e il design. E io invece stavo sempre a leggere cose, blog o riviste, diciamo, o libri sul marketing, quindi per me quello è stato un po' anche, diciamo, la scintilla che mi ha fatto capire, forse, come dire, forse mi dovrei dedicare almeno per un certo periodo della mia vita ad altro. Infatti oggi comunque mi occupo di marketing a 360 gradi a livello anche internazionale e quindi condivido appunto quello che imparo durante il mio lavoro, quello che imparo anche come consulente per altri studi architetti, lo condivido poi sul mio blog, in alcuni corsi che faccio, nel libro che abbiamo scritto insieme Che e è via qua, dicendo, dai, insomma. E nelle facciamolo interviste, vedere, esatto. eh? Esatto. Tra l'altro è Proprio scritto alla, com'è che si chiamava quello, Roberto, quello che faceva le televendite, Roberto tirava fuori le Prela, pente, il baffo, grande, cioè un grandioso, grandissimo venditore a risposta diretta, secondo me. esatto, esatto. Tra l'altro questo libro scritto veramente a quattro mani in mezzo In all'estate, un mese, ti ricordi? Quello esatto, scritto in un mese, ci siamo chiusi, era mi pare agosto 2016, esatto, e io ero in Germania e tu eri in giro, sulla costa diciamo. livornese, esatto, Sì, sì. Poi ci è voluto ah, un mese per scriverlo e se non sbaglio 6 mesi per rieditarlo, esatto. risistemarlo. Sì, perché a noi tecnici ci piace molto le revisioni, no? Un retaggio Ah dell'università. già, ah già. Allora, Gabri, intanto di nuovo benvenuto. Grazie. Intervista freelance per l'architetto freelance per definizione. Allora, facciamo diciamo, un piccolissimo panorama a luglio 2018 di come secondo te, e quindi anche di qualche pillola che condividi invece nella tua Academy, su come i giovani liberi professionisti, ma anche i meno giovani, non è che c'è uno spartiacque in questo senso, su come debba e Sì, anche possa... perché giovani architetti che hanno fino a meno di 50 anni, diciamo, vanno Esatto, considerati esatto. giovani architetti. Diciamo di come questi professionisti si devono approcciare nel mercato. Il mercato è diventato sempre più competitivo con professionisti che fanno le certificazioni energetiche a due cifre o peggio ancora relazioni tecniche per poche centinaia di euro. Ecco, questa la dico io. Ha senso prendere una laurea, dare 30 esami e poi doversi buttare sul mercato così? Ma questa è una scelta che ognuno farà a livello individuale. Se c'è qualcuno che vuole fare le certificazioni a 30 euro, probabilmente. Adesso io non so di preciso se c'è qualche legge che lo impedisca. Se c'è una legge che lo impedisca, chiaramente, come dire, non lo può fare. Se non c'è,
Se invece una persona comunque pensa che sia una differenziazione valida, diciamo, o competere sui prezzi bassi, a mio avviso è un po' una guerra al massacro, nel senso che poi alla fine ci sono tanti modi, no, per attirare clienti, e sicuramente mettere, diciamo, degli annunci o fare dei prezzi troppo bassi, a mio avviso, ripeto, ognuno può fare quello che vuole, però non fa altro che portarti clienti che vogliono spendere poco. E quindi, diciamo, per un architetto comunque che, come dici tu, ha studiato tanto, ha probabilmente anche delle grandi competenze a livello progettuali, secondo me per un architetto non vale la pena, diciamo, ok? Cioè, fare questo tipo di proposte. Molto più valido magari è puntare su un buon marketing e cercare di attirare clienti che abbiano un po' più di qualità e che gli permettano poi di esprimere al meglio il proprio talento e la propria bravura. Esatto, sono dell'idea che siamo passati da un paradigma che era quello del Novecento, quello del passaparola, del tecnico geolocalizzato magari nel paese, nella propria città, a un altro paradigma che è più globale, anche se noi in Italia abbiamo un freno a questo, perché abbiamo la normativa regionale, ad esempio, abbiamo i piani 8.000 e rotti piani regolatori comunali completamente diversi, quindi un approccio veramente globale a livello italiano per un professionista tecnico, vedo qualche freno in questo senso. Piuttosto dico che i social per primi, la comunicazione online ha comunque stravolto questa impostazione che diciamo andava avanti da decenni. E quindi in questo senso marketing, social, comunicazione oramai sono diventati degli strumenti essenziali al pari di queste. Cioè questo è uno strumento che deve avere un tecnico nella propria cassetta, ma nella propria cassetta a questo punto ci deve aggiungere anche questi altri strumenti di cui te nella tua academy, nella tua piattaforma architetti freelance tratti in maniera puntuale e specifica. Sì, io sono d'accordo. Poi è chiaro che magari ci sono ancora architetti che lavorano molto sul passaparola, ok? Ci sono sempre stati. Anche a me, diciamo, nonostante abbia comunque un blog, quindi attraverso, diciamo, questo blog, nonostante io abbia molta visibilità, ho comunque anche io delle persone magari che mi contattano perché hanno sentito un mio cliente parlare di me, e quindi il passaparola funziona ancora in quel senso. Quindi tra l'altro c'è anche un marketing tutto particolare che uno potrebbe fare sul passaparola, no? Certo. Quel cosiddetto referral marketing, cosa di cui magari io non parlo, diciamo, nel mio blog, però ecco, secondo me è importante capire che il passaparola e il web marketing non è che sono per forza, come dire, due strategie che vanno una contro l'altra, o fai una o fai l'altra. Diciamo che secondo me è molto semplice la questione. Se il passaparola non ti sta portando abbastanza clienti perché non hai le conoscenze giuste, perché stai partendo da zero, magari hai sempre lavorato per una grossa azienda e quindi i clienti non erano tuoi ma erano dell'azienda, allora oggi il web marketing è un canale, diciamo, il web marketing è una strategia e internet è un canale che ti può dare quella visibilità di cui hai bisogno per attirare comunque potenziali clienti interessati ai tuoi servizi. Giustamente, anch'io condivido questa impostazione, non vedo passaparola e web marketing antitetici, opposti, anzi, se uno riesce a trovare un giusto equilibrio, a conciliare queste due posizioni, addirittura proprio a combinarle, a sommarle fra di loro, riesce a moltiplicare dei risultati, questo ne sono ampiamente convinto anch'io. Quindi, secondo te, fa finta che come ti approcci magari a giovani professionisti neolaureati, neoabilitati, architetti, ingegneri che vogliano comunque iniziare a muoversi nel settore, cioè non possano confidare ancora nel passaparola perché stanno muovendo i primi passi. Quindi te che consigli ti senti di condividere?
Ma allora il neolaureato è un po', come dire, è un po' difficile Aspetta, dare un aspetta. consiglio al neolaureato, nel Deve senso che fare. comunque sia, ok, nel senso che comunque sia, sì, tu puoi fare tutto il marketing che ti pare, però se le tue conoscenze sono pari a zero, è chiaro che la prima cosa che devi fare è fare esperienza. Bene, quindi diciamo che a mio avviso nel momento in cui hai quel bagaglio di esperienze e comunque ti permettono di creare e di offrire servizi professionali e di qualità, allora sappi che il web oggi è un canale che ti può portare visibilità per quel tuo settore specifico, per quello di cui ti occupi, e quindi lo puoi sfruttare per iniziare ad acquisire clienti, anche se oggi magari non ne hai nessuno, ripeto, per le condizioni di prima. Quindi io separerei, c'è il neolaureato, diciamo, il neoarchitetto, neoabilitato che non ha esperienza, e quello non scappi, devi fare esperienza, ok? Cioè non esiste web marketing che tenga. Dopo che cosa fai? Nel momento in cui invece hai quell'esperienza e comunque ti senti pronto a intraprendere un cammino da libero professionista o imprenditore, va bene? Allora, in quel caso io consiglio, diciamo, alle persone non tanto ad acquistare il mio libro, i miei corsi, quantomeno però a informarsi, a capire che c'è, diciamo, questa alternativa, bene, che non è detto che... Perché poi il problema di oggi, io non so se ti è capitato, però a me capita di parlare spesso con neolaureati o addirittura molti studenti che si stanno per laureare e già partono con l'idea che o se ne vanno all'Italia oppure che la vita fa schifo e che non troveranno lavoro, ok? Quindi secondo me questo è un po' il problema principale, diciamo, della maggior parte dei neolaureati che io conosco, cioè partire già con la sfiducia che non c'è niente là fuori per loro, quando in realtà non è così. Sì, sono d'accordo e tant'è che insieme abbiamo condiviso un punto nel libro, che è quello di dire c'è piuttosto una situazione anomala, una domanda che non incrocia un'offerta. Perché? Perché c'è una indifferenziazione del mercato talmente forte che non rende facile la connessione fra la domanda e l'offerta, appunto. Quindi in un mercato che si complessifica sempre di più nell'immobiliare, nell'interior design e via dicendo, a maggior ragione servono strumenti per fare in modo che queste due diciamo, domande e offerte comincino a toccare, a trovare punti proprio di tangenza e di intersezione. Quindi sì, effettivamente condivido a piene mani quando dici neolaureato, cosa devi fare? Ecco, il neolaureato è anche neoabilitato, mettiamolo proprio, diciamo, ha il timbro in mano. Ecco, lui finisce quest'epoca, che è quella praticamente dell'università, della laurea, e entri in un'altra. Ed entri in quella che io amo definire il post laurea permanente, cioè proprio perché l'ho vissuto sulla mia pelle, ma anche te, Gabri, l'hai vissuto sulla tua pelle. Nel momento in cui ti danno il timbro in mano e cominci a lavorare e ti butti sul mercato, cioè, lì a maggior ragione il classico detto gli esami non finiscano mai, no, lì la formazione e l'aggiornamento non finisce mai più, cioè è formazione senza termine. Io penso di aver iniziato a formarmi seriamente dopo la laurea, nel senso che le più grandi esperienze formative, i corsi migliori di formazione li ho fatti tutti dopo la laurea. E magari la mia fortuna probabilmente è stata quella di iniziare a lavorare già da prima, e anche qui secondo me, cioè, lo so che sembra tipo sparare sulla Croce Rossa, diciamo, parlando delle mancanze dell'università italiana, però è così, no? Qui a Roma perlomeno cioè tu ti dovevi laureare nel più breve tempo possibile perché dopo la laurea iniziava il tirocinio, iniziava, diciamo, la formazione negli studi. Sono andato poi a studiare in Germania, diciamo, mentre nello stesso periodo, diciamo, ho fatto prima l'Erasmus, poi sono rimasto un pochino fuori a Francoforte, e lì era l'opposto, cioè tu mentre lavoravi
dovevi anche, cioè mentre studiavi, scusami, dovevi anche lavorare, quindi andavi nei cantieri, venivi anche pagato tra l'altro. Quindi a mio avviso, diciamo, c'è questa idea, diciamo, che l'architetto comunque oggi si deve lavorare il più breve tempo possibile, perché l'università alla fine non ti insegna nulla, e poi esci a 26, 27, 28 anni e praticamente sei un libro bianco che diciamo che deve iniziare quasi a zero, sia a livello di competenze, sia a livello, diciamo, imprenditoriale, professionale. È vero, è vero. Personalmente la mia esperienza è stata molto simile alla tua, tant'è che io avevo già fatto l'abilitazione di geometra nel 99, quindi in parallelo all'università lavoravo, per cui per me... Siamo amici, questo tanto per sfatare un mito che geometri e architetti non vanno d'accordo, oppure a volte mi scrivono che io parlo male di geometri sul blog. Non so per quale No, motivo. no, questo lo posso confermare anch'io. No, ma a maggior ragione il discorso vale anche, forse ancora di più per i diplomati, perché se è vero che c'è purtroppo l'alta probabilità che sul mercato entri il laureato neoabilitato che però non ha esperienza lavorativa, allo stesso tempo il professionista, diciamo, diplomato, geometra perito, si presenta sul mercato con un gap che è la formazione, quella accademica. Quindi entrambi i profili, entrambe le due categorie si presentano comunque con qualche punto debole che poi pagano all'immissione sul mercato. Quindi alla fine non giova né all'uno né all'altro. Personalmente, ti dicevo, facendo questo doppio percorso lavorativo e da università, diciamo, sono riuscito a conciliare queste cose e a fare un percorso, in questo caso misto, che è quello migliore. Però mediamente non avviene così. Mediamente lo studente sta, magari se può, se non è un lavoratore per altri motivi, sta a tempo pieno a fare lo studente, quindi comunque si laurea nella media dei 7-8 anni fuori corso, quello che vogliamo, le due famose lauree, perché molti fanno il percorso 3+2, però effettivamente si presenta, se riesce a passare l'esame alla prima, l'esame d'abilitazione, quindi tra l'altro c'è questa cosa strana, dopo la laurea, cioè la laurea non è professionalizzante volutamente, ma c'è un ulteriore filtro a valle della laurea, e quindi abbiamo un esame di abilitazione filtro e che è lui che mi professionalizza. Sì, mi professionalizza, ma non c'è un percorso, non so, non ci sono 6 mesi o un anno di tirocinio da fare dopo la laurea. Ecco, effettivamente hai centrato in pieno una contraddizione di tutto il percorso generale. Ed effettivamente oggi, più che mai, per un neolaureato, neoabilitato, affacciarsi sul mercato delle professioni è sempre più difficile rispetto a 20 anni fa. Tra l'altro era tutta un'altra situazione, cioè nel 2000 veramente nell'immobiliare i soldi sbucavano quasi da sottoterra, perlomeno nella zona toscana dove ho operato e dove opero tuttora. Ignoro gli altri contesti, ma era una cosa generalizzata. Nel 2000 non lo so neanche io com'era, però comunque quando io mi sono laureato, anzi abilitato, era il 2011, quindi era proprio nel pieno della crisi economica. Ti posso dire che comunque già, diciamo, la maggior parte degli studi iniziavano a ridurre il proprio personale, a chiudere alcuni, insomma, non era, diciamo, un clima ideale per aprire il proprio studio, questo è poco ma sicuro, ma non tanto perché magari non ci fosse la richiesta, ma ripeto, secondo me proprio il problema anche oggi alla base, sì, è chiaro che ci sono un sacco di problemi da risolvere, va bene, alcuni sono quelli relativi all'università, altri probabilmente sono la mancanza comunque di competenze a livello marketing, a livello di imprenditorialità, che riguarda la maggior parte dei liberi professionisti, in particolare i professionisti tecnici. Però c'è anche, diciamo, quest'idea che non se ne possa uscire senza un intervento dello Stato, senza ristabilire dei minimi tariffari, senza
eliminare, diciamo, i geometri dalla faccia della terra per quanto riguarda gli architetti, proprio eliminarli fisicamente, no? Cioè, professionalmente, anzi, della serie, no? Perché il problema sono loro che fanno i prezzi bassi, quando in realtà trovi tantissimi architetti che fanno dei prezzi ridicoli sulle proprie tariffe. Per cui, a mio avviso, diciamo, anche, ecco, se dovessi dire, prendi ad esempio oggi il ruolo dei vari blog, no? Anche del nostro libro, anche dei vari bravissimi marketer che ci sono in Italia. Secondo me il messaggio più importante, la cosa più importante che deve passare per quanto riguarda noi architetti è che effettivamente spesso, cioè, ci piangiamo addosso, diamo per scontato che la soluzione sia una, quando abbiamo un ventaglio veramente infinito di possibilità per uscire da una situazione che non ci piace, una situazione problematica a livello professionale, cioè la mancanza di clienti, la mancanza di visibilità e quindi la mancanza di possibilità anche di dire di no a un progetto, che secondo me è la cosa più bella che può succedere, diciamo, a un professionista. La serenità di poter dire questo incarico non mi piace, dallo a qualcun altro, no, io questa tariffa non l'accetto, vai da un altro. E lo so che sembra un'utopia, però in realtà, diciamo, al di là di me o al di là magari degli studi che ho seguito, tu ne sei la prova lampante, no? Perché poi se uno va sul tuo sito, tu dici chiaramente, sul mio blog trovi un sacco di informazioni gratuite, però se hai bisogno di una consulenza più personalizzata, qui sotto ci sono i miei dati, qui sotto ci sono i campi per lasciare i tuoi dati, costa 150 euro l'ora, compilali e vedrò di aiutarti. Quindi Esatto. un messaggio è molto semplice. Guarda, io attraverso il mio blog già condivido un sacco di informazioni che mi danno visibilità. Se ne vuoi di più, vuoi saperne di più, allora ecco come puoi avere anche la mia consulenza. Che poi è un principio, secondo me, super professionale, nel senso che la maggior parte degli architetti che non fa marketing, che cosa fa sostanzialmente? O dei professionisti o dei geometri? Aspetta che l'incarico arrivi e pretendono, tra virgolette, ok? Non è che la colpa sia proprio dei tecnici, però poi magari di questo ne parliamo, però c'è l'idea che ti arriva, diciamo, un cliente e tu ti devi far pagare subito, senza dare nulla prima in cambio, no? Mentre nel tuo caso invece quanto è difficile scrivere continuamente nuovi articoli sul tuo blog, dare informazioni, cioè quello è tutto un lavoro che uno fa tra virgolette a gratis per le persone che vogliono avere delle informazioni, e a quel punto poi è chiaro che è un dare e avere, nel senso che poi se arriva quella persona che effettivamente ha bisogno di un professionista, trova una persona competente che crea dei contenuti e quindi che ha quell'autorevolezza che gli serve per poter dire guarda, la mia consulenza costa così, mi devi pagare prima. Sì, tra l'altro mi hai fatto venire in mente una cosa, un punto molto importante. C'è una... Questo è un po' anche non so come definirlo, un limite, una considerazione. Purtroppo sta passando, lo vedo anche da tipi di quesiti che mi vengano fatti sul blog, sui social, eh, sta passando come se gli immobili venissero considerati standardizzati come bulloni, quando sappiamo benissimo che invece vanno trattati con un approccio prettamente sartoriale, cioè ogni immobile ha la sua storia, la sua configurazione, ha la sua peculiarità, a maggior ragione da tecnici magari anche laureati. Ora non voglio fare discriminazione fra laureati e diplomati, conosco geometri che se vogliono ti fanno le scarpe, si dice in Toscana. Assolutamente, sì, Quindi, sì. A Roma si dice un'altra cosa, però. Ecco. Ora però non c'ho il Diventa tasto, scabrosa la cosa. Esatto. non c'ho il tasto della censura pronto, magari nella prossima lo tengo qui. Ok. Però ecco, c'è questo immaginario di trattare gli immobili come veramente fossero bulloni, e non è così. E a maggior ragione da tecnici laureati mi aspetterei quantomeno una maggiore sensibilità nel capire che appunto proprio perché gli immobili hanno tutta questa peculiarità, noi abbiamo il patrimonio immobiliare più bello del mondo, più stratificato,
anche più incazzoso, perché alla fine è talmente complesso che ancora non abbiamo preso piena consapevolezza con i vincoli, con tutte queste problematiche. Però voglio dire, d'altronde il primato del patrimonio dell'UNESCO, del patrimonio più bello, ce l'abbiamo noi, l'architettura, le arti, cioè molte sono nate in Italia, quindi è un po' un prezzo da pagare secondo me, cioè tutta questa burocrazia che ci inonda è un rovescio della medaglia con cui ci dobbiamo misurare. Non so se agli architetti, soprattutto quelli che fra i professionisti hanno la maggior sensibilità in senso di decoro, di aspetto, di estetica, quanto gli piacerebbe operare su un patrimonio immobiliare invece che non ha molta peculiarità. Mi immagino, ora non faccio nomi perché non ho esperienze in certi paesi, ma ci sono paesi anche europei e extraeuropei che hanno un patrimonio tutto sommato non come dire, livellato come caratteristiche rispetto al nostro. Mi domando se agli architetti italiani mediamente piacerebbe di più operare in un ambito più livellato piuttosto che più, come dire, più particolareggiato come il nostro. E te da architetto cosa ne pensi? Ma da architetto molto atipico, ovviamente, quindi prendi la mia risposta con le pinze, ma io penso che un bravo architetto si sappia esprimere al meglio in qualsiasi contesto. Cioè, io non credo che, o perlomeno, diciamo, se facessi questa domanda a me, io ti direi, guarda, io saprei comunque interpretare, diciamo, quella che è una realtà più stratificata in un certo modo, e magari invece non lo so, un'architettura magari meno di qualità, tra virgolette, magari riuscirei a valorizzarla con altri interventi. Quindi sicuramente. Poi ti dico, a mio avviso l'approccio, diciamo, degli architetti italiani è un po' più è un po' diverso rispetto a quello di altri architetti magari che ho conosciuto all'estero, nel senso che non c'è cioè, non credo che troverai mai un architetto, a parte le grandi star, le grandi archistar, che faccia degli interventi standardizzati, capito? Nel senso, l'architettura, per esempio, di Zadid magari potrebbe andare bene per un edificio e potrebbe non andare bene per un altro. Gli architetti, ripeto, italiani, quelli che ho conosciuto io, comunque con cui ho lavorato, diciamo, in passato, hanno sempre avuto un approccio molto particolare, diciamo, tailor-made, non so come si dice, però ecco, variabile a seconda del caso, no? E quindi, secondo me, un architetto, qualsiasi lavoro, diciamo, gli dai la libertà di esprimersi e di fare le cose bene, se non è in grado di fare un buon lavoro in qualsiasi contesto. È il caso di usare questa frase. Il cosiddetto patrimonio dell'UNESCO è stato creato quando non c'erano vincoli, effettivamente c'è del vero. No, ma Sì. battuta a parte, però hai detto benissimo, cioè un buon architetto si deve saper muovere nel maggior numero, in un ampio ventaglio di difficoltà e situazioni, proprio perché è più di tutti la figura, come dire, principe della creatività, dell'arte e proprio dell'estetica. Questo credo sia. Non solo si deve saper muovere, credo che sia proprio una sfida interessante quella di rapportarsi a varie architetture, a vari contesti. Certamente. Certo, è chiaro che se poi fai le ape a 30 euro, non abbiamo riesci. un problemino. Abbiamo un Esatto. problemino. Esatto. Sì, tra l'altro i grandi maestri dell'architettura ci hanno dato le lezioni che effettivamente hanno saputo creare capolavori nelle situazioni veramente più difficili, più strane, più assurde. Quindi, insomma, non è un problema di oggi, è un problema forse di sempre, che l'architettura come sfida in certi casi ha fallito, ma in certi altri casi ha dato proprio il capolavoro. Va bene, dai Gabri, Sì. siamo addirittura d'arrivo. Allora,
parlaci a questo punto, diciamo, dacci qualche dettaglio di Architetti Freelance, come possano raggiungere questa piattaforma, qualche indicazione, come possano contattare anche te, dove sei presente, social e quant'altro. Guarda, allora, al momento chiaramente Architetti Freelance si può raggiungere attraverso diciamo, vari canali, architettifreelance.it è il mio blog, i social, chiaramente al momento siamo su Facebook e Instagram, dopo un periodo in cui cercavo un social media che mi aiutasse, però ho avuto un po' di problemi, però diciamo che in linea di massima, ecco, siamo sia su Facebook che su Instagram. E c'è sul sito, sul blog, comunque ci sono tantissime risorse gratuite, ci sono di recente ho realizzato... Mi senti? Sì, sì. Di recente ho realizzato alcune guide nuove, per esempio c'è un modello di preventivo super, super interessante, però sono tutte risorse un po' nascoste nel blog, quindi il mio invito è quello di andare a vederlo, perché ci sono dei consigli comunque a livello marketing, imprenditorialità, internet, che possono essere utili per gli architetti in particolare, ma ci sono anche molti ingegneri, molti geometri che comunque vengono, acquistano i miei corsi, leggono la mia roba e così via. Tra l'altro prima mi è sembrato di vedere anche la maglietta Architetti Freelance, vero? Sì, esatto. Vai, Eccola qua. escile. Dai. Secondo me, guarda, avere la maglietta, e questa è una cosa che consiglio a tutti, fatevi la maglietta con il vostro brand, perché significa che avete un brand, o che perlomeno ci avete pensato. Ti dà delle belle soddisfazioni. Dai, sto scherzando. C'è un fondo di verità in questo, nel senso che non so se perlomeno la maggior parte degli architetti con cui ho lavorato o degli studi, diciamo, non avevano un forte brand, nel senso non solo proprio a livello, diciamo, come dire, di visibilità, no? C'è il classico studio Tontini, per dire, o studio Pagliai, anche se tu hai lo studio Pagliai effettivamente, però per esempio tu hai un brand compravendita conforme, è chiaro che tra te e i tuoi collaboratori, se vuoi creare effettivamente o anche tra i tuoi clienti, se vuoi effettivamente creare un brand, come dire, in cui le persone si riconoscano, in cui tu stesso ti riconosci, un brand che non ti fa dormire la notte da un certo punto di vista, un brand o azienda, diciamo, in questo caso sto parlando, li sto accomunando anche se non sarebbe corretto dal punto di vista del marketing, però sai, queste piccole cose secondo me sono interessanti, perché ti fanno capire effettivamente di stare creando qualcosa, di aver creato qualcosa che va al di là del semplice mi devo guadagnare la pagnotta o devo guadagnare un po' di soldi con il mio blog o devo farmi conoscere. Cioè proprio cercare di creare un'identità, diciamo, dietro a quello che fai, secondo me è fondamentale, è importante. Esattamente. Mi hai fatto venire al mente il senso di community, ecco, usando un po' questa metafora. Gabri, tanta roba come sempre, io ti ringrazio. Vogliamo salutare qualcuno? C'è qualche amico, figura, maestro che vuoi salutare in questo video? No, faremmo Tanti. veramente esatto. Faremo notte. Io sì, esatto. Guarda, veramente Comincia dal punto pure, di io mi vado a vista... preparare un cocktail, torno. No, infatti, guarda, le persone che voglio salutare sono sicuramente le persone che mi seguono perché hanno reso questa roba qua possibile. Molti dei miei clienti hanno creduto comunque nel progetto, comprando, quindi pagando, tirando fuori il portafogli e pagandomi per consulenze, corsi e tutto il resto, quindi a loro sicuramente va il mio saluto e basta, perché sono poi persone meravigliose,
E poi se ci pensi sono persone che effettivamente hanno deciso a un certo punto della loro vita di rimettersi in gioco e non è da tutti. Nel senso che oggi effettivamente dopo l'università prendere e andare a studiare un corso di marketing è una cosa che di per sé secondo me che premia chiaramente il lungo periodo, ma già che ti differenzia rispetto al 99% dei professionisti che stanno lì a pregare che tornino le tariffe minime o che chiudano le facoltà di architettura in modo da avere meno concorrenti. Esatto, esatto, giustissimo. Allora, siamo veramente ai saluti. Io ti saluto con evidenziando il nostro libro, ok? Si può comprare su Amazon, poi si mette il link nella barra inferiore, ovviamente. Gabri, di nuovo ti ringrazio, hai condiviso oro come al solito con tutti gli spettatori del mio canale YouTube. In questo senso ti ringrazio anche a nome loro, ai nomi anche di quelli che leggeranno o vedranno questo video sul mio blog. E quindi ci diamo appuntamento magari a un prossimo video insieme. Che ne dici? Assolutamente, sì. Bene, dai. Allora, di nuovo, grazie e un saluto da parte mia e al prossimo video. Ciao. Ciao a tutti!